Welcome home. Oddio. Oh mamma. Welcome. Sto facendo vibrare tutto. Ce la posso fare. Welcome home. Ciao, io sono Giusy, ti do il benvenuto sul mio canale e ti do il benvenuto a casa mia. Oggi siamo qui perché voglio parlarvi di una nuova arrivata in casa, che è una nuova macchinetta del caffè. Questo non è... sto facendo tremare tutto, scusate, vi devo allontanare un attimo perché se tocco il tavolo tocco voi e... vediamo, scusate. Dicevo, una nuova arrivata, non è una sponsorizzazione, non è una DV, me la sono comprata, anzi no, non è vero, me l'hanno regalata i miei genitori, anzi non è vero, l'hanno regalata a Natale i miei genitori a mio marito, è il regalo di Natale da parte dei miei genitori per mio marito. Perché? Perché noi avevamo già una macchinetta del caffè da qualche anno, da 5 anni, me l'aveva regalata mio marito e i bambini, me l'avevano regalata per una festa della mamma, che era questa qua, l'avete vista nei video 1000 volte, della DeLonghi. Si potevano utilizzare le capsule Nespresso, quelle classiche. È un po' di tempo che perdeva acqua, ce la siamo fatti andare bene, asciugavamo, ci siamo stufati, ormai perdeva acqua tantissimo. Dovrei avere una clip in cui facevo vedere a mia mamma, registravo, ho detto guarda cosa fa la macchina del caffè, e quindi se la ritrovo ve la metto qui. Siete storti? Boh. E oggi la luce è un po' quella che è, quindi insomma era giunto il momento di voler cambiare macchina del caffè. Avremmo voluto la macchina del caffè con i chicchi, con i grani di caffè, chicchi di caffè, non grani di caffè, ma costava veramente tantissimo. Sono macchine costose che poi, voglio dire, sto a cercare le capsule a centesimi, a 15 centesimi, 20 centesimi, e poi mi costa 500 euro la macchinetta del caffè, oltre al fatto che erano comunque più ingombranti generalmente. Quindi mi ha detto, vabbè, stavamo riguardando per comprare assolutamente la macchinetta uguale, magari l'avrei presa a panna, però costava molto di più perché quando me l'ha regalata i miei 5 anni fa, secondo me l'hanno pagata sui 60. Adesso costa la macchinetta così, identica, la trovavo in quel periodo, era periodo natalizio, quindi magari anche per quello, magari se guardo adesso non costa così, però insomma intorno ai 119, 116, 120, per cui ho detto no cavoli, una cosa che avevo a 50 euro non voglio pagarla il doppio costava. Allora vabbè, abbiamo detto vabbè, intanto abbiamo in casa la moka, adesso aspettiamo così. Invece siccome appena dico che ho un bisogno, un'idea, un desiderio, mia mamma, lei si attiva. Tipo l'altro giorno gli ho detto il materasso e già parlava di materassi giorno e notte, no scherzo. Comunque si è messa subito alla ricerca, lei piace fare. Io vi vedo storti e mi dà un fastidio, ragazzi. Vabbè. A lei piace andare per negozi, fare le ricerche, insomma, trovare le occasioni. Infatti era andata anche all'outlet per le macchinette del caffè, avevamo visto la Bialetti, avevamo visto, cioè era partita il trip delle macchine del caffè. A un certo punto, credo online, ha visto e mi ha mandato questa macchinetta. Questa macchinetta, ve lo dico subito senza troppi misteri, è della Enco, l'abbiamo presa all'Eurospin. Oh mamma, ecco, vediamo che non ve la alzo, poi magari, vabbè, facciamo che vi lascio delle inquadrature che faccio dopo, ma l'avete forse, non lo so se ho già fatto riprese col caffè di questa macchinetta, forse no, forse no. Ma ve le lascio, anzi la vedrete perché quando parlo dei vari adattatori, e questa è la parte interessantissima, vi metterò delle immagini che devo ancora registrare, ma ve le metto, promesso. Allora, quindi è una macchinetta del caffè Enco, ve lo scriverò qua sotto, Enco con la K e con la H, all'Eurospin, pagata, non me lo ricordo, però tipo o 67,90 o 69, non di più, non arrivava a 70 euro. Ma la cosa speciale di questa macchinetta è che si adatta a tantissimi tipi di capsule, a tutti i tipi di capsule, quasi tutti i tipi di capsule. Adesso ve lo spiego ben bene. È molto versatile.
Questo perché poi, qual era il dubbio? Quando cercavo la macchinetta del caffè, che ho visto che quella lì con le capsule Nespresso costava di più, quando vedevo altre macchinette compatibili con altre capsule tipo Bialetti, compatibili Lavazza, insomma, dicevo vabbè, ma io non le conosco quelle capsule lì, se poi non trovo il caffè che mi piace, è vero che adesso c'è il mondo, quindi lo trovi, però io ci tengo anche che le capsule siano compostabili. Quindi metti che non lo trovo così, ho una macchinetta che però poi, perché sono abituata a un certo tipo di capsule, che tra l'altro secondo me sono quelle che mi hanno rotto la macchinetta. Mi spiace dirlo, ma ve lo dico perché poi mi piace dare informazioni utili a tutti. Secondo me la macchinetta, al di là che magari ha una vita di 5 anni, però si è iniziata a rovinare piano piano con le capsule che adesso non ho più qua, compatibili in espresso dell'Eurospin Jerez, quelle rosse, il caffè rosso, perché l'abbia notato mio marito, a un certo punto la capsula, proprio il materiale della capsula è cambiato, è diventato più rigido e secondo me questo materiale più duro ha iniziato a rovinare, infatti non si bucava bene, non scendeva il caffè, ha iniziato a fare un po' i capricci e secondo me sono state quelle capsule lì. Infatti non le sto più comprando neanche con queste, anche se è compatibile con 200 milioni di tipi di capsule. Allora dai, iniziamo che ve lo spiego bene. Allora vediamo se riesco, vi abbasso un attimino così. Ma sì, dai, che mi vedete anche. Mamma, siete stortissimi. Ok, secondo me non è male questa inquadratura. Spero abbiate pazienza. Allora, funziona così. C'è questo che è quello, diciamo, che chiude la leva. E poi ha tutta una serie di adattatori. Adesso questo l'abbiamo usato. Tutta una serie di adattatori per tantissimi tipi di capsule, cialde e caffè in polvere. E caffè in polvere. Adesso vi faccio vedere, scusate, svuoto questo che è la prima che poi vi farò vedere. Eccoci qua. Allora, poi ho una cosa qua che vi farò vedere alla fine del video, spero di ricordarmi che c'è adesso l'Eurospin, una cosa carinissima, sfiziosissima, poi ve la faccio vedere, però se interrompo di nuovo il discorso della macchina del caffè mi mandate a quel paese. Allora, questo, quindi cosa ci sono? Ci sono tutta questa serie di adattatori, ce ne sono praticamente 3 sono, giusto perché questo, sì, sono 3 gli adattatori, però io perché qua ne ho 2? Ah, l'altro era lì asciugare. Come avete capito questo video era preparatissimo, l'ho improvvisato, ho detto ma sì, devo dire 2 cose che so, e invece vabbè, sto facendo un po' di pasticci. Vabbè, vi tengo compagnia, dai. Allora, quindi il primo è questo, sto anche un po' sbrodolando, che è l'adattatore, vediamo se riesco a farlo, ok, che è quello del caffè in polvere. Tra l'altro per il caffè in polvere ce ne sono 2, nel senso che io posso mettere questo, che è quello per il caffè normale, diciamo la dose normale di un caffè normale, oppure quello se uno lo vuole lungo, se uno lo vuole americano, quindi si toglie questo interno, ok, proprio con un movimento così, adesso non lo faccio perché è un po' bagnato, perché lo stavamo usando, e questo qua per metterne di più. La cosa bella è che su questo si possono usare anche le cialde, capiamoci, cialde. Allora, le cialde sono queste. Adesso io ho trovato all'Italmarco queste Lavazza, mi piacciono, sono contenta della qualità del prodotto, ma non sono contenta perché sono nel cartone, ve le faccio vedere, ok? Quindi bene, questo, le cialde ovviamente sono compostabili, adesso ne apro una, ma questa è di plastica, quindi cialdina, e questa purtroppo è di plastica. Quindi finirò questo, non lo comprerò più questo Lavazza, perché poi comunque le cialde così che sono compostabili nella bustina di carta, nel suo cartone, le ho trovate sempre l'Eurospin, non della Jerez o Jerez, ma di questa nuova marca. Adesso qui ho le altre capsule che sono le Espresso Italia, consigliate. Ci sono sia le capsule così compostabili, queste sono libere, ok, che queste, e io credo che adesso prenderò queste, perché adesso vi spiego anche perché.
Quindi si mette così, solito insomma se ce l'avete, tac, tac, si mette così, si mette giù e si schiaccia. Come nella macchinetta Nespresso ci sono i livelli, poi vi metto le inquadrature giuste. Tazza piccola, tazza grande, poi oppure lungo corto, puoi decidere tu quanto far scendere. Quindi tipo io e mio marito abbiamo due intensità diverse, io prendo un caffè normale, lui prende un caffè lungo, sempre caffè non americano, un espresso lungo, e quindi non litighiamo perché ognuno ha il suo pulsantino, molto utile. Poi ha il suo raccoglitore chiaramente di gocce, che sembra piccolino ma in verità è bello capiente, è più comodo questo di quello che aveva l'altra macchinetta, e quindi qua, e poi chiaramente ha il suo serbatoio dietro di acqua con livello minimo, livello massimo, ok. Quindi cialde top, e nelle cialde sapete che avete poi in generale c'hanno anche non so, il tè, insomma io adesso parlo di caffè ma in verità ci si può mettere tutto quello che c'è in commercio a livello di cialda. E della cialda abbiamo parlato. Ricordatevi, le cialde sono compostabili, ma assicuratevi che anche le bustine siano o di carta o compostabili. Basta con sta plastica, lavazza, via. Allora, quindi poi lo togliamo perché io volevo la cialda e mio marito invece voleva ad esempio il caffè in polvere. Quindi toglie la cialda, adesso devo ricordarmi che c'è già dentro che non è usata per non sprecarla. Oppure il caffè in polvere che da tempo non avevo in casa, adesso invece ho imparato un po' a riprenderlo, così anche se hai un ospite puoi chiedere, no? Preferisci il caffè con la polvere, ecco, non hai chicchi in grano ovviamente. In dotazione chiaramente c'è anche il suo dosatore per il caffè, e poi abbiamo anche degli altri accessori che servono un po' per la manutenzione. Abbiamo questo che serve ogni tanto per ripristinare la pressione. Abbiamo un gancetto che serve insomma per o forse questo è il gancetto di ricambio, però vabbè, comunque degli accessori di ricambio e di manutenzione ci sono, ma non credo vi interessi questo. Poi è compatibile, quindi questo è quello delle cialde. Io tengo sempre la scatolina dove archiviare, era nella confezione, dove archiviare gli accessori che non utilizzo in quel momento. Tra l'altro si lavano facilmente, così questo è quello delle capsule grandi, tipo le dolce gusto. Io non sono un'esperta di quelle capsule dolce gusto, compatibili dolce gusto. Ne ho preso uno settimana scorsa, 15 giorni fa, non ce l'ho più, all'Eurospin, quelle della Jerez, pensando che siccome prendevo le capsule Nespresso, Jerez compostabili, anche quelle fossero compostabili, invece ho scoperto che erano di plastica, tra l'altro da buttare nell'indifferenziato, quindi ogni caffè era un colpo al cuore. Vabbè, adesso la macchinetta ve l'ho già fatta vedere, vi rialzo un attimo. Ogni caffè era un colpo al cuore. Siete un po' buia, solo un po' buia. Boh. Sì, ecco, ogni caffè era un colpo al cuore perché poi quella capsula andava nell'indifferenziato, anche no. Non ho avuto tempo, non ho guardato, non mi sono interessata se esistono capsule dolce gusto compostabili. Se lo sapete, segnalate, scrivete qua per tutto il gruppo, per tutti quelli che sono interessati a questo video, le macchinette, per tutto il nostro gruppo di Welcome Home. Scrivete nei commenti che capsule usate, che marca, se sono compostabili. Dateci dei consigli, così insomma ci scambiamo anche opinioni su marche e tipologie di capsule o cialde diverse, o anche di caffè in polvere diverse. Io ad esempio non fatemi bere Lilly caffè perché secondo me è bruciato, so che ci sono i cultori del Lilly caffè, no. Io quando facevo la moka, per me il gusto più buono era il lavazza rosso. Io così, mi piacciono quei gusti un po' morbidi, medi, non troppo forte. E poi c'è un altro adattatore, no, questo è quello che vi ho appena fatto vedere, c'è un altro adattatore che è quello delle nostre capsule Nespresso, che si mettono così, trac, trac, e si infila e si tira giù. Semplicissimo.
Quindi si può cambiare nel corso della giornata, nel corso della settimana, a me piace uno, a te piace un altro, tutto molto agile, tutto molto easy. Ecco, di queste capsule, secondo noi fanno, anche se non è la Jerez, queste che vi dicevo prima, di cui poi comprerò le cialde, secondo noi sono ancora dure. C'è il meccanismo delle cialde, del bucare le cialde è diverso, però è dura, cioè a volte non si buca, il caffè fa fatica a scendere, cioè purtroppo è così. Con quelle di alluminio probabilmente no. Però ditemi questa cosa, perché io non ho capito. Io avevo comprato anche su Amazon un accessorio, ve lo prendo, questo. Avevo comprato questo su Amazon, che è l'accessorio per schiacciare le capsule di alluminio, perché anche l'alluminio è riciclabile. Per cui tu metti la capsula, schiacci, la rilascia il caffè e ricicli l'alluminio. Però in verità, allora, si schiaccia, sì, viene un po' separato, ma non viene separato bene, quindi poi devi sciacquarlo, quindi poi l'alluminio però è bagnato, quindi poi la pellicolina questa qua sopra dell'alluminio si spezzetta un po', finisce anche nel caffè che devi buttare nel compost o addirittura in giardino. Non lo so, fatemi sapere voi come buttate, cioè io posso una capsula in alluminio buttarla intera senza schiacciarla, quindi con dentro il caffè usato nel bidone dell'alluminio. Voi fate questo o bisogna per forza schiacciarle? Perché schiacciare anche le capsule di alluminio è un lavoro, cioè capite la differenza tra invece le cialde, adesso non so più qual è, cioè capite la differenza della praticità di questo incartato in una bustina di carta, o anche liberi, magari ci sono anche liberi, cioè capite la differenza, o della polvere libera. La polvere libera perché comunque ti va sempre in giro, poi devi pulire, parlo a livello di praticità, poi si può fare tutto nella vita, ok? Quindi macchina del caffè Enco, Eurospin, meno di 70 euro. Non so dirvi se sia un prodotto perenne, mi viene da dire, stabile, o se è passato durante le feste di Natale, ogni tanto va, ogni tanto viene. Io l'ho presa in negozio, però vi dico questa cosa, si poteva comprare anche online. E se avete più sedi, andate a chiedere in più sedi dell'Eurospin, perché nella sede dove vado io generalmente no, non ce l'abbiamo, c'era ma è finita. In un'altra sede di un altro paese dove è andata mia mamma, ah no, si compra solo online, assolutamente non arriva nei negozi. In un'altra sede dove poi è andata mia mamma, no, non ce l'abbiamo, guardi online, si gira ed era lì. Quindi non fidatevi delle commesse, guardate voi, chiedete, magari giratevene 2 o 3. Non so dirvi se è perenne, prima ho detto perenne, cos'è una neve perenne, se è un prodotto permanente o no. Però noi ne siamo assolutamente super soddisfatti. Vi dirò nel lungo termine perché ce l'ho da Santa Lucia, da metà dicembre, perché era per Natale, però avevamo le esigenze, quindi mia mamma ce l'ha data prima. Quindi secondo me era proprio il primo caffè, proprio la mattina di Santa Lucia ce lo siamo bevuti, sì, sono quasi sicura. E quindi da un mese, perché Santa Lucia è il 13 dicembre, e per ora super soddisfatti. Vi dirò nel lungo termine quanto dura, però anche mio marito è contento per questa versatilità, per l'adattabilità delle cialde, si può sperimentare. Poi ecco, noi il tè non lo beviamo da qua perché spesso sono magari cialde, però so che ci sono i ginseng, i nocciolini, i tè, i matcha, cioè veramente uno può variare e sbizzarrirsi e trovare il prodotto che lo soddisfa di più. Per me adesso il mio top è di questa marca, ok, quindi Espresso Italia, all'Eurospin la si trova. Le cialde però, non le capsule queste qua, adesso le metto via, le cialde perché sono buone, sono compostabili e hanno la bustina di carta e quindi mi sento proprio soddisfatta sotto tutti i punti di vista. Pensiamo se vi devo dire qualcosa d'altro. Vi ho detto tutte le capsule, vi ho detto i prezzi, vi ho detto, mi sembra di avervi detto tutto, in caso ve lo scrivo sotto nei messaggi.
Fate sapere invece se conoscete altre macchinette così versatili, che macchinetta avete voi, se la consigliate, se non la consigliate, perché secondo me se uno è andato su questo video e che io non ho ancora deciso come intitolare, però c'è sicuramente il concetto della macchinetta del caffè, è arrivato un messaggio, e magari valuta queste, ma ne valuta anche altre che voi consiglierete sotto i messaggi, quindi voglio che questo video sia utile, soprattutto, ecco, è utile a tutto il gruppo, tutte le persone che mi seguono costantemente o che capitano su questo canale perché gli interessava questo argomento. E bene, a questo proposito iscrivetevi al canale, seguitemi anche su Instagram, continuo a dire che sarò più presente, ma in verità non sono presente su Instagram, ma dipende quando guarderete poi questo messaggio, questo video, secondo me siete ancora storti. Nel frattempo sta arrivando il buio, anche se è mezzogiorno, devo andare a cucinare il pranzo, è 20 a mezzogiorno. Ieri c'era una giornata bellissima, ho detto anche domani sarà soleggiata al registro, ieri non ce l'ho fatta, avevo 2000 appuntamenti di lavoro, oggi che avevo questa mezz'oretta, vabbè. L'ultimo, dulcis in fundo, una cosa carinissima, sfiziosissima che vi faccio vedere, anche se è un prodotto che non utilizzo sempre, che cerco di centellinare, cioè lo Scottex, perché tutti i prodotti usa e getta mi danno un colpo al cuore. C'è quella pubblicità adesso che è di una marca. Le pubblicità su me di me non hanno tanto effetto perché non mi ricordo mai, magari mi ricordo la pubblicità ma non mi ricordo che marca è, quindi non raggiunge il suo obiettivo. Vabbè, di quella scatola, tipo la scatola di fazzoletti del naso, che attacchi e ti asciughi le mani. Ma perché uno in cucina deve asciugarsi le mani nella carta che usa e butta? Per quanto sia compostabile, riciclabile, ma perché utilizzate gli asciugamani e poi si rilavano? Ma boh, vabbè. E sarà, non lo so, forse è Scottex, che poi dico Scottex, ma allora vabbè, carta cucina all'Eurospin in questi giorni l'ho trovato, infatti ne ho prese due confezioni con mi viene arcobaleni, mi viene dinosauri, oh signore, con gli unicorni, e carina da tenere in cucina, da allegria per se avete dei bambini, ma anche se non avete dei bambini, perché gli unicorni piacciono a tutti, gli unicorni non hanno età, carina, un po' stilizzati, e vabbè, all'Eurospin non costava neanche tanto, due bei rotoloni, andate a dare un occhio se vi piace l'idea così per diventare un po' allegri in queste giornate grigie. Bene, stamattina qui, sapete che io sono nella provincia di Brescia, c'era -5, però ci sta, siamo a gennaio, fatemi sapere anche dove siete voi, da dove vi guardate e quanti gradi ci sono. Intanto io vi saluto, grazie mille per essere stati fino qua insieme a me, spero di avervi tenuto compagnia, ma soprattutto spero di avervi dato informazioni utili e noi ci vediamo super prestissimo in un nuovo video. Ciao!